mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. È un gran casino, vero? Ma non preoccuparti. Rilassati, mettiti comodo, prepara una tisana, perché oggi parliamo dei pronomi personali in italiano. Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Se sei nuovo su questo canale ti invito ad iscriverti per supportare il mio progetto e perché così non ti perderai i prossimi video per imparare l'italiano e conoscere l'Italia. Oggi parliamo di un argomento un po' antipatico della lingua italiana, ma molto utile per parlare correttamente ed esprimersi bene. Sto parlando dei pronomi personali. Ma prima di tutto, che cos'è un pronome? La parola pronome significa letteralmente al posto del nome. Quindi è una parte della frase che sostituisce un'altra parola. E di solito quest'altra parola è un nome. Nella lezione di oggi parliamo dei pronomi diretti, cioè quei pronomi che hanno la funzione di oggetto nella frase. Quindi sostituiscono l'oggetto della frase. Per esempio, nella frase io mangio una mela, io è un pronome personale soggetto. Ma non parliamo di questi pronomi perché di solito in italiano non si usano. Una mela è l'oggetto della frase e se dico io la mangio ho sostituito il nome con un pronome. Quindi oggi studiamo questi pronomi che si chiamano pronomi oggetto o pronomi diretti. I pronomi diretti cambiano per ogni persona e sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Questa è la forma debole o atona dei pronomi. Esiste anche una forma equivalente di questi pronomi che si chiama forma forte o tonica, che è usata in altre situazioni particolari ed è me, te, lui, lei, noi, voi, loro. Questa è la forma tonica o forte, ma per il momento non ci interessa. Vediamo alcune frasi per capire come usare questi pronomi. Per esempio, quando faccio lezioni private di italiano su Skype con i miei studenti, a volte ci sono dei problemi tecnici. Per esempio, la connessione internet è debole. Infatti, all'inizio della lezione chiedo sempre: mi vedi? Mi senti? E la risposta è sì, ti vedo e ti sento bene. Quindi in questi esempi vediamo l'uso dei pronomi oggetto di prima e seconda persona singolare, mi e ti. Mi vedi? Tu, soggetto, vedi il verbo, mi o me, pronome oggetto. Sì, ti vedo. Io, il soggetto, vedo, verbo, ti o te, pronome oggetto. Poi abbiamo i pronomi di terza persona maschili e femminili. Puoi comprare il latte? Sì, dopo lo compro. Vuoi la frutta? Sì, la prendo. Per evitare di ripetere il latte e la frutta, uso il pronome lo e la. Vuoi la frutta? Sì, prendo la frutta. La prendo. Quindi sto evitando una ripetizione. D'accordo?
Attenzione a non confondere il pronome la con l'articolo la di frutta. Hanno due usi completamente diversi. Vediamo ora i pronomi plurali, quindi ci, vi, li e le. Daniele ci ospita nella sua casa al mare. Quindi Daniele ospita noi. L'azione passa direttamente dal soggetto, Daniele, a noi, ci. In effetti è corretto e ha senso dire anche Daniele ospita noi, ma in questo caso non suona molto bene in italiano, quindi semplicemente non usarlo. Vedremo poi con calma in un video futuro tutte le situazioni in cui è corretto utilizzare la forma forte, la forma tonica di questo pronome. Ma per il momento analizziamo solo le forme deboli, che sono le più importanti, ok? Ragazzi, vi accompagno a casa se avete bisogno. Quindi io, soggetto, accompagno, verbo, voi, il pronome oggetto. Da quanto tempo porti gli occhiali? Li porto da 2 anni. Li si riferisce agli occhiali. Ok? Porto gli occhiali da 2 anni. Li porto da 2 anni. Quando prendi le medicine? Le prendo più tardi. Qui il pronome le sostituisce le medicine. Prendo le medicine più tardi. Il pronome diretto può sostituire non solo un sostantivo, ma anche un aggettivo, un verbo oppure un'intera frase. Vediamo subito qualche esempio. Gli inglesi dicono che gli italiani sono molto golosi e, infatti, lo sono. Ecco, questa frase è interessante perché lo non sostituisce un sostantivo, ma un aggettivo. Infatti è come dire: gli inglesi dicono che gli italiani sono molto golosi e infatti sono golosi. Quindi per evitare di fare una ripetizione dell'aggettivo golosi, ecco che uso il pronome. Davide si è sposato, ma non lo ha detto a nessuno. Lo in questo esempio sostituisce il verbo sposarsi, quindi si è sposato. È come dire: Davide si è sposato, ma non ha detto a nessuno che si è sposato. Non lo ha detto a nessuno. Ok? È chiara l'utilità del pronome. Senti come è più scorrevole la frase utilizzando questa parte del discorso. È davvero importante perché rende le tue frasi molto più flessibili, dinamiche e scorrevoli. Dove è andato Mario? Non lo so. Il pronome lo, in questo caso, sostituisce tutta la frase. È come dire: dove è andato Mario? Non so dove è andato Mario. Per rendere tutto più breve e dinamico, dico semplicemente: non lo so. Dove è andato Mario? Non lo so. Bene, per oggi abbiamo finito con gli esempi. Un'altra cosa importante che ti devi ricordare è che questi pronomi vanno sempre prima del verbo, se questo verbo è al modo indicativo. Quindi mi, vedi, ti, sento, lo compro, non lo so, ok? Il pronome come posizione va sempre prima se utilizzo il modo indicativo. Vedremo poi in futuro tutte le situazioni in cui è possibile o addirittura necessario mettere il pronome dopo il verbo, cioè insieme ai verbi al modo infinito e imperativo. Ma questo lo vediamo un'altra volta. Quindi mi raccomando, rimani aggiornato sui nuovi video di questo canale.
Prova a fare qualche esercizio sul mio sito in descrizione per fare pratica e sono sicuro che anche questa lezione ti aiuterà a migliorare il tuo italiano. Noi ci vediamo molto presto alla prossima lezione. Ciao, buono studio!